Ragazzi, questa chitarra ha le corde in silicone, non ha bisogno di essere accordata e non fa venire i calli alle dita. Quindi prima di gridare allo scandalo, come avete fatto nei commenti della Cyber G, guardate cosa succede quando accendo la nuova Cyber G Guitar. Iniziare, scrivetemi con un commento qui sotto: chitarra o giocattolo? Voglio vedere se cambierete idea alla fine di questo video, anche perché Enya secondo me ha finalmente ascoltato i vostri feedback e ha fatto la mossa che non mi aspettavo. Ha smesso di giocare con la tastiera e ha iniziato a fare sul serio. Già. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ho appena ricevuto da Enya la nuovissima Cyber G Guitar appena uscita sul mercato mondiale. Se ricordate bene, qualche mese fa vi ho mostrato la Cyber G originale, una sorta di tastiera a tracolla senza corde. In questo nuovo modello dedicato ai chitarristi abbiamo invece delle corde vere che sono in basso in nickel e sul manico invece sono in silicone che puoi premere e suonare quasi come una chitarra tradizionale. Aspetta, silicone? Ma si può davvero suonare una chitarra del genere? La testiamo tra un attimo e vi dico la verità, senza filtri, custodia robusta, accessori completi e soprattutto ragazzi, clic, il manico con le corde si aggancia al corpo in maniera solida e immediata. Puoi metterci la tracolla in dotazione ed ecco quindi uno strumento completo da imbracciare, simile a una chitarra silent, anche se senza tracolla si regge tranquillamente. Ma prima di sentirla voglio dirvi due parole su queste corde in silicone. Questo secondo me è il vero salto tecnologico per chi ha smesso di suonare a causa ad esempio del dolore alle dita o per chi ha la pelle sensibile, per chi ha problemi. Quindi zero calli, zero taglietti, zero dolore grazie a questo tipo di corde. La sensazione al tatto è diversa dalle corde metalliche, ma dopo qualche minuto capisci che è proprio questo il punto, puoi suonare per ore senza problemi. Le corde infatti sono incollate al manico, quindi basta semplicemente fare pressione. Il manico ha un profilo AC molto ergonomico, il peso è ben distribuito e anche il sistema audio è stato potenziato. Adesso infatti qui sotto abbiamo 30 watt totali con un woofer dedicato che migliora notevolmente la risposta sulle basse frequenze. Ovviamente mantiene tutte le funzionalità smart del modello precedente, come la modalità di accompagnamento automatico, 24 suoni strumentali, la drum machine, la connettività Bluetooth per collegarsi all'app Enya Music e ai microfoni Bluetooth o alla pedaliera esterna. E ovviamente ragazzi la modularità rimane sempre il punto forte, posso staccare il modulo corde e installare il modulo tastiera e usarlo quindi come controller MIDI. Oppure mettere il modulo pick per sfruttare delle tecniche diverse. Ma la domanda è questa: prendendola in mano, come si comporta davvero quando un chitarrista prova a suonarla? Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una Cyber G e spaccatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Ci sono due modalità, la prima è chiamata auto ed è pura gratificazione istantanea e si seleziona tramite il tasto mode. In questa modalità quindi basta pigiare un tasto per eseguire gli accordi con due ritmi della mano destra preimpostati. Basta suonare le tre corde in alto per il primo ritmo e le tre corde in basso per il secondo. Ovviamente i ritmi cambiano automaticamente in base al suono selezionato. Possiamo decidere quali accordi disporre sui primi 7 tasti e variare la tonalità intervenendo su questa rotella in alto.
Quello che invece mi interessa di più però è la modalità standard, pensata proprio per noi chitarristi. In questa modalità abbiamo una vera e propria chitarra, ma con alcune limitazioni che potrebbero far infuriare i puristi delle 6 corde. Prima di tutto, ragazzi, avendo le corde in silicone, 2 cose ancora non sono state implementate: il bending e il vibrato. Ma se cercate ovviamente il feeling di una Stratocaster, state guardando il video sbagliato. Questo è un altro strumento, ma guardate cosa succede se invece di fare il purista prova a suonarla così. Posso mettere la mano qui per un effetto slap o al centro per fare il palm muting. Oppure posso prima suonare e poi poggiare il palmo per mutare istantaneamente il suono. È un approccio creativo che funziona abbastanza bene. La Cyber-G Guitar capisce quanto forte tocchi le corde. Se suoni piano infatti il suono è dolce, se invece suoni forti diventa più cattivo. E questa sensibilità nel primo modello non c'era, anche se però insomma ancora non siamo ai livelli di una chitarra vera. I legati come gli hammer-on e gli slide vengono molto bene, ma se andiamo troppo veloci dobbiamo cercare di essere molto precisi, altrimenti si rischia di mancare la nota. La Cyber-G Guitar quindi non è progettata per questo livello di virtuosismo e non nasce per chi è già a questo livello. Per un principiante invece può essere d'aiuto per iniziare ad essere precisi. Ma il vero potenziale esce fuori quando colleghiamo i puntini con l'ecosistema digitale di Enya. L'app Enya Music infatti trasforma completamente la nostra esperienza d'uso. Abbiamo la modalità Practice che ti permette di isolare specifiche tecniche, come ad esempio solo la mano destra, solo la mano sinistra, perfezionare la linea melodica e puoi lavorarci sopra con metronomo integrato e backing tracks. Inoltre puoi personalizzare la sensibilità delle corde, puoi attivare o disattivare l'arpeggio automatico e perfino regolare il sustain virtuale. Al centro poi c'è questo pad che offre diverse funzioni. In basso infatti ci sono i 3 pulsanti che servono per avviare la drum machine, impostare il tap tempo o creare al volo delle rullate. Colpendolo sulla parte bassa selezioniamo uno dei 2 ritmi disponibili o interrompiamo il suono e questo è molto intuitivo. I suoni sono 24, sono standard, non vi aspettate dei suoni, dei campionamenti pazzeschi, però provate a fare un arpeggio con un suono di pianoforte e vedrete che spettacolo. La sensazione infatti di suonare un piano, un organo con le dita da chitarrista è veramente un cortocircuito pazzesco. Prendere il suono del sitar indiano e fare un giro di accordi. Sembra di essere veramente in un altro mondo. Questi esperimenti sonori sono il vero divertimento della Cyber-G. La connettività poi è solida, Bluetooth molto stabile, uscita da jack da 6,35 mm per collegarsi ad amplificatori esterni, abbiamo l'ingresso cuffie per suonarci anche di notte e la presa USB-C con protocollo OTG per registrare su computer e tablet. La batteria dura davvero le 5 ore promesse con gli speaker integrati, si può ricaricare poi in 2 ore, è molto comodo e credo che ci sia anche disponibile la base di ricarica per tenere lo strumento sempre pronto all'uso. Perfetto ragazzi, dopo aver visto le caratteristiche e averla provata per un po', sono arrivato ad una conclusione molto chiara su chi sia il vero destinatario di questo strumento. Ve lo dico forte e chiaro perché è fondamentale che capiate questa cosa, anzi mi avvicino. Mentre il primo modello era più che altro una tastiera che voleva assomigliare a una chitarra, ora Enya si sta avvicinando incredibilmente anche al mondo dei chitarristi. Ovviamente, se volete davvero imparare a suonare la chitarra, fare i bending, i vibrati, il mio consiglio è prendere una chitarra vera, con le corde di metallo che fanno male alle dita, con la necessità di accordarla ogni volta, con tutte insomma quelle difficoltà
tecniche che servono per sviluppare la muscolatura e la coordinazione. Non esistono scorciatoie per diventare dei chitarristi professionisti. La Cyber G è tutt'altra cosa. È per chi vuole divertirsi facendo musica senza l'impegno di anni di studio. Anche perché non tutti vogliono diventare dei chitarristi ed è giusto così. Sì, ma qual è il target ideale? Pensate semplicemente a chi vive in appartamento, non può fare rumore, con le cuffie potete suonare a qualsiasi ora senza disturbare i vicini, oppure mi viene in mente anche a chi ha problemi, dolore alle dita e vuole comunque godersi l'esperienza di suonare e divertirsi. Ed è perfetta anche per chi viaggia spesso, infatti il design modulare e il case compatto lo rendono trasportabile come un laptop. Quindi ragazzi, è il plasticotto che molti di voi hanno scritto nei commenti nel video precedente? No. È la chitarra definitiva per tutti? Nemmeno. Questa Cyber G Guitar è qualcosa di diverso, è un ponte per chi oggi non può o non vuole studiare uno strumento vero, è per chi vive in appartamento e non può disturbare i vicini, per chi ha i dolori alle dita ma vuole comunque fare musica e per chi vuole divertirsi subito senza affrontare mesi di studio. Il prezzo ufficiale è di 549 euro ma è scontato a circa 410 per questo primo periodo di lancio. Oppure se avete già la Cyber G originale potete prendere solo il modulo guitar e lo trovate a 159 euro. Ognuno poi si faccia i suoi conti e valuti se sia troppo. Sicuramente se volete comprarla approfittate adesso dello sconto. E ragazzi, se siete tra quelli che hanno scritto chitarra o giocattolo senza mai averla provata, prendetela in mano, suonateci mezz'ora e poi tornate qui a dirmi se vi siete divertiti. Perché alla fine ragazzi è questo che conta, il divertimento. Non tutti devono diventare per forza Jimi Hendrix, non tutti hanno bisogno dei galli alle dita. E va bene così. Ma se invece il vostro obiettivo è diventare dei chitarristi veri, con le corde di metallo che devono far male, con gli accordi che non escono mai al primo colpo, allora sapete dove trovarmi. Il link ai miei corsi completi è qui sotto, dalla prima lezione fino agli assoli più avanzati. Fatemi sapere quindi con un commento se sono riuscito a farvi cambiare idea su questo strumento. Vi lascio tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!